Per essere un weekend devo ammettere che è stato davvero di fuoco. Che cosa è successo questa volta? È successo che ieri, avendo del lavoro arretrato da fare, non volendomi trovare in affanno nel corso della prossima settimana, sono andato in studio e mi sono messo a sbrigarlo. Mi è squillato il telefono fisso e normalmente una mia regola ferrea mi imporrebbe di non rispondere alle chiamate di lavoro nel weekend, ma tant'è, quando sento un telefono squillare è più forte di me e non riesco a non alzare la cornetta. Appena ho risposto, tuttavia, ho sentito solo una sequela irripetibile di improperi. Avrei anche buttato giù pensando ad uno scherzo telefonico se non avessi riconosciuto la voce di un mio cliente. Quando si è calmato, mi ha detto che lunedì sarebbe dovuto andare al consiglio di amministrazione di un'azienda, anche piuttosto importante, che aveva tutti quanti i dati sul suo notebook, ma che a seguito di un aggiornamento di Windows il notebook era completamente morto e se cercava di accenderlo si presentava solo ed esclusivamente una bruttissima schermata blu. L'ho fatto venire con la santa pazienza in studio, ma purtroppo mi sono trovato davanti una situazione che non potevo risolvere seduta stante, quindi mi sono fatto lasciare il suo notebook e gli ho dato un muletto su cui ho trasferito i suoi file. Ma che cosa è successo questa volta? È successo che, non lo sapevo ancora, ma c'è un aggiornamento perniciosissimo di Windows che riesce a bloccare completamente e senza via d'uscita in alcuni casi i computer, in altri a rallentarli e comunque a creare una serie di problemi di cui faremmo veramente ma veramente a meno. Tuttavia, come sempre, c'è un modo per aggirare il problema e allora andiamo a vedere qual è. Ti senti pronto? Iniziamo. Lo scenario è più o meno questo. Sei lì che lavori tranquillo sul tuo computer, a un certo punto ti accorgi che c'è un aggiornamento e in buona fede lo fai. A questo punto ti viene chiesto di riavviare il tuo computer e per evitare di doverlo fare in un momento più scomodo, accetti di fare questo riavvio. Ma all'improvviso, mentre il tuo computer si sta riavviando, Paura, eh? e certo che fa paura perché si tratta della famosissima schermata blu della morte di Windows, il cosiddetto BSOD, che si verifica quando questo aggiornamento non va a buon fine e i casi si stanno andando, come vedremo a breve, a moltiplicare e a nulla valgono i tentativi di riavviare il computer in modalità provvisoria perché nemmeno questa opzione risulta essere percorribile. Come se questo non bastasse, Microsoft fa lo struzzo, mette la testa sotto la sabbia e nega l'esistenza del problema, probabilmente perché non sarebbe in grado di ammettere l'ennesima figuraccia. Che figura di merda. Devo ammettere che ero purtroppo completamente all'oscuro di questo problema, perché gli articoli pubblicati, sebbene numerosissimi, come vedremo sulle testate di settore, mi erano completamente sfuggiti, probabilmente a mia parziale discolpa, semplicemente perché non se ne può più di leggere e probabilmente anche da parte tua di ascoltare dei vari problemi causati dagli aggiornamenti di Windows e avrò preso fischi per fiaschi scambiando questo aggiornamento con qualcun altro. Ma andiamo a vedere nello specifico che cosa succede, cosa suggeriscono le testate di settore e soprattutto che cosa possiamo fare per evitare di incappare in questo perniciosissimo problema. Major fucking fail, questo è meglio se non te lo traduco, ma sicuramente hai capito il concetto. Questo è il titolo che riporta il Britain's News Channel e quindi per far improperiare un inglese significa che la situazione è davvero tragica. Andiamo un po' più avanti nell'articolo e leggiamo che molto probabilmente tu vorrai evitare di installare l'ultimo aggiornamento per Windows 11 e che molti utenti frustrati si sono lamentati del fatto che l'ultimo aggiornamento fornito da Microsoft sta causando grossi problemi. L'aggiornamento si chiama KB 50 35 853 e ha iniziato ad essere diffuso a partire dal 12 marzo 2024. Ma attenzione, la diffusione è appena iniziata e quindi molto probabilmente starà arrivando anche sul tuo computer. A questo punto le situazioni sono due. Se l'aggiornamento ti risulta essere già installato e non hai avuto problemi, puoi anche smettere di guardare questo video. Se diversamente l'aggiornamento dovesse essere ancora in coda o pronto per essere installato, molto probabilmente dovremo fare delle operazioni assolutamente salvavita. Ma purtroppo le schermate blu non sono l'unico problema che ha causato questo aggiornamento, come leggiamo sulla rivista Forbes. Se andiamo infatti un pochino più avanti nell'articolo,
Leggiamo infatti che dei problemi all'audio sono un'altra delle caratteristiche nefaste di questo aggiornamento. Tuttavia, la disinstallazione dell'aggiornamento ha risolto il problema nel caso di questo utente, mentre per altri utenti, come già ben sappiamo, la situazione non si è risolta perché si sono trovati bloccati in un ciclo senza fine di schermate blu. E purtroppo anche il giornalista di Windows Latest, una rivista americana di settore, ha avuto in prima persona, come possiamo leggere, problemi con questo aggiornamento. Avrebbe mai potuto essere peggio di così? È stato il suo primo pensiero dopo aver fallito nei tentativi svariati di installazione degli aggiornamenti cumulativi di gennaio e febbraio 2024. Tuttavia, quando ha tentato di installare l'aggiornamento cumulativo di marzo, il famosissimo ormai KB 5035853, che si è installato con successo, è caduto anche lui nel loop terrificante delle schermate blu senza fine. E concludiamo questa breve rassegna con Windows Central, che ci informa che Microsoft ha rilasciato il noto aggiornamento come una parte degli aggiornamenti cumulativi che erano intesi a risolvere alcuni errori, tra cui un errore persistente 0x800 bla bla bla. In realtà, tuttavia, secondo le esperienze di diversi utenti, questo aggiornamento sta causando una serie di schermate blu e una serie di cicli di riavvio senza fine. Ma soprattutto sulla pagina di supporto relativa all'aggiornamento del sito Microsoft c'è scritto a chiare lettere che Microsoft non è al momento al corrente di alcun problema con questo aggiornamento. Infine, un utente ha pensato bene di porre la domanda direttamente sul sito Microsoft e questo è avvenuto il 17 marzo 2024. Tuttavia, il 20 marzo si è risposto da solo spiegando che ha dovuto semplicemente formattare il suo computer, cosa che probabilmente mi toccherà fare, detto tra noi, anche con il PC del mio cliente, per successivamente reinstallare tutto quanto ed effettuare senza alcun problema questo stesso aggiornamento. Un ultimissimo problema è invece riportato dalla rivista di settore italiana everyeye.it. Te lo riassumo, dice semplicemente che a seguito di questo aggiornamento, sempre il nostro famosissimo amico, si verifica un importante calo di prestazioni sui computer che lo ricevono. Insomma, penso proprio che tu non abbia nessun desiderio di installarlo, ma andiamo a vedere come si fa ad evitare questa installazione. La prima cosa da fare senz'altro è quella di fare un clic sul tasto Start, portarci successivamente sulla voce Impostazioni per scegliere sul lato sinistro la voce Windows Update. Una volta aperta la pagina relativa agli aggiornamenti, scegliamo cronologia degli aggiornamenti e verifichiamo se l'aggiornamento in questione è installato, come nel caso di questa macchina. Se fosse installato e non avessi avuto noie di alcun tipo, come ad esempio dei rallentamenti del sistema, dei problemi con l'audio o men che meno di schermate blu, il mio suggerimento è di lasciare il mondo come sta e non andare a toccare proprio nulla. Diversamente però, se questo aggiornamento non fosse ancora installato, ti converrà bloccarlo a monte. Andiamo a vedere come fare. L'operazione che ti suggerisco è quella di tornare sulla voce Windows Update, scegliere nel menu a tendina sospendi per 2 settimane o più se lo ritieni e semplicemente attendere che venga risolto il problema. Qualora entro una quindicina di giorni il problema non dovesse essere risolto, ne parleremo sicuramente sul canale e ti terremo informato, ma tuttavia potrai anche andare ad estendere di ulteriori 3 settimane al massimo questa sospensione degli aggiornamenti. Se infine il tuo problema fosse un cospicuo rallentamento della macchina a seguito di questo aggiornamento, oppure il fatto che la tua scheda audio ti crei improvvisamente dei problemi, quello che ti consiglio di fare è di tornare sulla cronologia degli aggiornamenti, scendere giù fino in fondo e selezionare la voce disinstalla aggiornamenti. Una volta individuato questo aggiornamento, potrai cliccare sul pulsante disinstalla e seguire la procedura guidata di disinstallazione. Tutto qui.
Spero in ogni caso che Microsoft si sbrighi a mettere la testa a posto e a risolvere quanto prima questa incresciosa situazione che sta assumendo dei toni davvero tragicomici degni di una commedia di Stanley Olio. Arrivederci. Arrivederci. Addio. Buon viaggio. Vabbè, mettiamola sul ridere che è meglio probabilmente, ma veniamo al momento importantissimo e fondamentale dei ringraziamenti, che quest'oggi sono per Giorgio Brusasco, che ringrazio non solo per il suo generosissimo super grazie, ma soprattutto per essere davvero sempre presente nell'ambito della nostra community ed oltre ad essere un abbonato, essere veramente una delle nostre colonne portanti. Quindi ti ringrazio infinitamente, caro Giorgio, ancora una volta per il tuo supporto. Il secondo ringraziamento invece è un riringraziamento. Perché? Perché Marco Buonsante mi aveva chiesto in un commento che ho letto tardi di salutarmi la sua città, ovvero Fabriano, la capitale della carta. L'ho ringraziato nello scorso video per essersi abbonato al canale, ma avevo letto tardi il suo commento e quindi non sia mai che io deluda un abbonato e quindi, caro Marco, un saluto anche a Fabriano. Ma ci tengo a fare un altro ringraziamento ancora molto particolare e questo va a tutti quanti gli abbonati, a tutti quanti coloro i quali hanno inviato nel tempo i loro super grazie, ma anche e soprattutto agli iscritti e a tutti coloro che guardano questi video e che insomma partecipano attivamente alla vita di questa community. È una cosa che non faccio spesso, oggi avevo un secondo in più di tempo e ci tenevo a fare questo ringraziamento. Ma se pensi che abbiamo finito, sei lontano dalla verità perché manca ancora un ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta per davvero che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima.